Ciao a tutti cari amici della bilancia, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni generali per la seconda parte di aprile 2022. Sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete solo quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda parte di aprile 2022. Abbiamo la forza. Amici della bilancia, bellissima carta. Si tratta qui di avere o trovare la forza, il coraggio per magari effettuare una scelta, per magari intraprendere un nuovo progetto, per magari avventurarvi in qualche cosa che per voi è nuovo, potrebbe essere un nuovo lavoro, potrebbe essere una nuova relazione. Potrebbe anche parlare di quello che è il superamento di un qualche tipo di difficoltà nel prendere una decisione. Sapete quando si dice, "Ho preso coraggio e ho deciso"? Ecco, è una cosa per lo stile. Wow! Pronti! Carta numero 48. Siete pronti per quello che è un cambiamento. Quindi la forza arriva, diciamo così, giusto a pennello. Qui c'è qualcuno che sta pensando di fare un qualche tipo di cambio, un qualche tipo di progetto, un qualche tipo di avventura nuova e questa carta vi dice che siete pronti, che è il momento, che avete tutte le carte in regola per farcela, insomma. Wow, si inizia molto bene. Andiamo a vedere con i tarot. Ok. Allora, abbiamo un cavaliere di bastoni, abbiamo un 5 di coppe, abbiamo un 10 di coppe. Quindi questo tipo di situazione o di relazione inizia con un cavaliere di bastoni. Potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita o che è appena entrata, diciamo così, nella vostra vita, oppure potrebbe essere, la vostra energia, insomma, visto che comunque si parlava di forza, vi faccio notare che qui c'è il leone e qui c'è anche il leone. Quindi parla di quello che è veramente il trovare il coraggio, il fare un movimento, il fare un'azione di tipo passionale, di tipo determinato, con fervore, con entusiasmo mi verrebbe da dire. Abbiamo poi anche un 5 di coppe però e, con il 5 di coppe devo dire che c'è un qualche tipo di energia che, così forse, appesantisce un pochettino quello che è questa situazione, nel senso che qualcuno, mi dicono: "Pensa di non farcela", una cosa di questo genere. Seguiamo poi con un 10 di coppe e qui sento che voi avete voglia di arrivare al compimento, voglia di arrivare a quello che è un appagamento di tipo emotivo, di tipo magari familiare per qualcuno, potrebbe parlare dell'appagamento di un gruppo. Abbiamo poi un 3 di spade e un 6 di spade. Quindi per qualcuno questo 5 di coppe e il 3 di spade, sono fortemente legati. Nel senso che probabilmente c'è un qualche tipo di tradimento, un qualche tipo di delusione che non si riesce a lasciarsi indietro, però questa carta vi invita proprio a, tener presente che avete ancora delle cose in piedi, che non è tutto perduto, Il punto è che dovete lasciarvi indietro questo 3 di spade e probabilmente, visto che c'è anche questo 6 di spade, sarebbe utile per qualcuno spostarsi da qualche tipo di situazione o relazione o credenza limitante. C'è qualche cosa comunque legato all'ambiente familiare che probabilmente un pochettino incastra. Andiamo a vedere che altro. Ancora 2 carte per piacere, grazie. Proseguiamo con l'imperatrice, quindi l'imperatrice mi può parlare di abbondanza, mi può parlare di wow, e asso di coppe. Bellissima fine estesa.
L'imperatrice, come vi stavo dicendo, mi può parlare di abbondanza, mi parla di prosperità, mi parla di maternità, e se considerate che dietro c'è un asso di coppe, che anche quello parla di nascite, se per voi, è vostro desiderio, insomma, concepire un bimbo, lo sento un periodo parecchio propizio, okay, quindi dateci dentro. Bene, andiamo a vedere. Per qualcuno questo cavaliere di bastoni potrebbe essere una nuova persona che entra, nella vostra vita, magari con un approccio più passionale all'inizio, ma poi potrebbe sfociare in qualche cosa a livello emotivo, in qualche cosa di più profondo, potrebbe magari sfociare anche in quello che è un innamoramento. Se fosse per voi una stesa magari che vibra di più a livello lavorativo, c'è comunque un'espansione, c'è comunque un nuovo inizio di un progetto, una nuova nascita di un progetto, okay, e difatti anche qui siete pronti, quindi per la serie è ora. Andiamo a vedere nello specifico questo cavaliere di bastoni di che cosa mi parla. Wow. Allora abbiamo un 9 di spade, un 8 di bastoni, la carta dell'appeso al contrario e un 3 di bastoni. Quindi qui si tratta di lasciarsi indietro determinati pensieri, determinate ansie. Sento che per qualcuno si tratta proprio di comunicare quello che è la propria volontà, per quello che riguarda il futuro, okay, quindi c'è una sorta di sblocco, per quello che riguarda un progetto potenziale, potrebbe essere, C'è una comunicazione che qualche cosa è iniziato, perché il 3, se il 2 di bastoni è il guardare al futuro, il programmare, il progettare, il 3 di bastoni è già aver fatto quel passo, già aver iniziato qualche cosa, è un qualche cosa che si sta concretizzando. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, per piacere, grazie. Abbiamo un re di coppe al contrario, un 6 di spade, ce l'avevate anche qui il 6 di spade, un re di spade e la carta della luna. Qui c'è qualche cosa legato al passato. Non probabilmente c'è stato una sofferenza, c'è stato un qualche tipo di mancanza alla quale voi, cioè dalla quale voi non vi state allontanando, e sento che per qualcuno se l'è un po' legata al dito, perché comunque c'è la luna. La luna fa riferimento a quello che è stato nel passato, fa riferimento anche al fatto che ci siano determinate paure o determinati pensieri vecchi che vi tornino alla mente. Andiamo a vedere questo 8, scusate, questo 10 di coppe, è spiegato da un 2 di denari al contrario e dalla carta del sole. È come se mh-mh. Sì, è come se per qualcuno sento che l'appagamento di cui mi parla questo 10 di coppe fa riferimento un'altra volta ai figli. Quindi probabilmente per qualcuno qui si tratta veramente di quello che è, il sentirsi completo attraverso quello che è tutto il processo di trasformazione della maternità e della nascita di un figlio. Se non fosse quello il vostro caso, è come se qui ci fosse davvero la volontà di essere, appagati, ehm esprimendo la vostra essenza, sento, espandendovi, cercando di, ehm, esprimere quello che è la vostra genuinità, la vostra bontà. Ehm, è come se ci fosse qualche cosa qui che non sta crescendo come voi vorreste. Andiamo a vedere a cosa fa riferimento questo 3 di spade. Abbiamo un 4 di spade al contrario e un 9 di coppe al contrario, che è un po', anche lì l'energia, se vogliamo, del 10 di coppe. Questa è la carta del compimento e il 9 di coppe è la carta del sogno compiuto, ma ce l'abbiamo al contrario, ragazzi. Quindi qui sento che c'è una sorta di stallo, una sorta di, qualcuno non si sente completamente appagato dalla situazione in cui è, per quello che probabilmente c'è questo 6 di spade, indica il fatto che qualcuno se ne voglia andare,
anche per magari ricordi vecchi che ci sono stati, ma, non si sta facendo niente probabilmente, o comunque, è più comodo forse per qualcuno, o si è impossibilitati in questo momento di uscire da quello che è la diciamo la zona di comfort. Andiamo a vedere il 6 di spade, perché comunque ce l'avete 2 volte, guardate, 8 di coppe, il matto e l'asso di coppe un'altra volta. Quindi anche qui bisogna anche sì, sì, ma ma fate attenzione perché è un sacco di riferimento ai figli, al concepimento, quindi se non è quello che volete proteggetevi molto bene in questo periodo. Sarà la primavera ragazzi. Comunque di nuovo l'8 di coppe parla di un allontanamento, così come il 6 di spade. C'è il bisogno di buttarsi in qualche cosa, c'è bisogno di creare una propria ricerca interiore, c'è bisogno di aver fiducia in questa nuova nascita, in questo nuovo innamoramento, in questo nuovo progetto che inizia. Il matto, ripeto, dice di fare il salto di fede. Voi ve ne state andando o probabilmente vorreste andarvene o dovreste andarvene, perché è quello che dice 6 di spade ed è spiegato da un'altra carta che parla di allontanamento, parla di lasciarsi indietro delle cose, parla di avere fiducia, queste 2 carte, in quello che sono i nuovi inizi, perché comunque l'asso di coppe è una carta di abbondanza, una carta di pace, è una carta di un nuovo inizio del cuore. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un 5 di bastoni al contrario e la forza che avevate già qui al contrario. Sì, qualcuno è molto, molto, molto combattuto, qualcuno non ha il coraggio di esprimere se stesso, non ha il coraggio di probabilmente approcciarsi a quello che potrebbe essere il tema della maternità o approcciarsi a quello che è la gestazione di un nuovo progetto. È come se ci fosse una sorta di timore all'espansione. Ma perché, è come se qualcuno non si sentisse molto nella propria capacità di esprimere se stesso o se stessa. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo un 6 di pentacoli per l'asso di coppe, che altro? E la carta del giudizio. Guardate, la stesa finisce molto bene perché c'è questo nuovo inizio, qui avete la carta del siete pronti, quindi sento che qualche cosa cambia, qualche cosa di nuovo comincia, avete 2 volte l'asso di coppe, avete il 6 di pentacoli che molte volte fa riferimento sia all'equilibrio, ma anche a quello che è una sorta di generosità, okay, e il giudizio sento fortemente che qui c'è lo zampino dell'universo in questo nuovo inizio. Per qualcuno fa riferimento al fatto che ci sia un qualche tipo di notizia, un qualche tipo di telefonata o di che arriva dal passato, oppure c'è una presa di coscienza, una presa di consapevolezza e di conseguenza diciamo un salto spirituale, un salto a livello di comprensione. Mh? Sono bellissime carte devo dire. E soprattutto la stesa finisce molto, molto bene. Questa carta è qui per rassicurarvi e per dirvi: qualsiasi sia il vostro tipo di progetto, siete pronti. Lasciate indietro le paure di cui parla la luna, perché è giunto il momento, insomma. Okay, andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi di Osho, per il conscio e l'inconscio. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete mettere un like, condividere o commentare. Bene, 2 carte per gli amici della bilancia, per piacere, grazie. La prima carta è consapevolezza, quindi la vostra parte conscia prenderà consapevolezza. È consapevole di quello che di tutto questo movimento. Io so che sapete dove state andando insomma, è come se aveste solo bisogno di conferme. E l'ultima carta che è quella dell'inconscio è il senso di colpa. Ecco, probabilmente questo è una di quelle senso di colpa io lo collego sì beh, lo collego, è un 8 di spade. Che è proprio la carta del senso di colpa. Quindi qui probabilmente qualcuno sta un po' lottando, sta avendo queste lotte interiori con il proprio senso di colpa e di conseguenza non trova la forza, non trova il coraggio per fare un qualche tipo di
cambiamento, mi verrebbe da dire. Però ripeto, c'è questo nuovo inizio, può essere un innamoramento, un inizio di un nuovo progetto lavorativo. Quindi alla fine, la stesa finisce bene, okay? Bene, andiamo a vedere una carta ancora da parte di questo oracolo, per piacere, grazie. Segni. L'universo ti sta, gentilmente, avvisando attraverso i segni e le sincronicità. Quindi fate attenzione ai segni, fate attenzione a quello che per voi è importante, fate attenzione ai numeri doppi, se non sapete che cosa significano andate a cercare su Google, però comunque l'universo vi sta comunicando qual è la via giusta, qual è la strada giusta, okay? Bene, cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!